Ora affronteremo un argomento particolare, una regola comica che può essere molto esilarante ma anche molto fastidiosa, il tormentone. Effettivamente nei corsi e nei laboratori spesso si evita questo tipo di argomento perché in effetti è molto delicato, soggettivo e se non riesci a trovare veramente un tormentone valido puoi diventare noioso e addirittura un po' pesante. Ma prima capiamo cosa vuol dire tormentone. Nel linguaggio teatrale, battuta o anche azione che viene ripetuta frequentemente con intenti comici. Questo è quello che dice la Garzanti. Un tormentone è un'espressione, una locuzione, frase fatta o un motivo musicale che acquista rapida diffusione e popolarità attraverso la sua costante ripetizione. L'uso del termine tormentone è radicato fin dagli anni 60 e sottintende la sensazione di tormento nell'ascoltatore dovuto alla martellante reiterazione dell'espressione. Cioè è una parola, un gesto, un sibilo, ma soprattutto un segno riconoscibile per molti comici e anche clown che ne hanno fatto un marchio di fabbrica. Anch'io uso personalmente un tormentone, soprattutto nelle mie esibizioni in pista. Questo mi serve per creare quel rapporto continuo con il pubblico e fare in modo che lui sia spinto a collaborare con me. Il mio tormentone è un semplice olè, ma ripetuto e ripetuto più volte e giustificato con la mia ultima entrata o sketch, fa in modo che lo spettatore alla fine dello spettacolo continui a rimanere con me e io con lui, anche a casa, ripetendolo e richiamando il ricordo della nostra risata. Ecco cosa serve il tormentone. Sì a far ridere durante l'esibizione, ma anche finito lo spettacolo riuscire a lasciare il ricordo di te. E funziona davvero. Come sappiamo è molto delicato e soprattutto difficile trovare il proprio tormentone, ma sappiamo bene che in fondo è solo una locuzione, un piccolo gesto o un fischiettio. Cioè deve essere davvero un piccolo solco nella memoria delle persone. Un clown che ha fatto del suo tormentone un successo è stato sicuramente Charlie Rivell. È stato davvero uno dei personaggi comici che hanno usato in maniera geniale il suo tormentone. Spesso lo si usa anche nel mondo della stand-up comedy per far diventare ricorrente una parola o una frase. Ma se fai visual comedy e se usi la comicità non verbale, diventa molto più difficile. Ma quando lo trovi, ti aiuterà davvero tanto, anche per superare certi momenti di appannamento. Cerchiamo di analizzarlo allora. Il tormentone deve essere il proprio marchio riconoscibile del tuo personaggio, deve essere facile, deve avere un imprinting forte e deve ispirare a interagire con te. Quando entri in scena, entri in contatto con tutte le persone che formano il pubblico e il suo gioco è influenzato dalle loro reazioni. Non si fa il clown o il comico davanti a un pubblico, ma con il pubblico. Il tormentone è il passepartout per avere una svolta con lui, ma deve essere chiaro, ricercato, facile, giustificato al tuo personaggio. Non è che ci piace il suono e allora va bene, deve essere consono al tuo personaggio. Tornando al mio caso personale, per farti l'esempio, il tormentone al circo, il famoso olè, è giustificato dal fatto che nell'ultima entrata sono vestito da torero e faccio una ripresa comica sul torero. Il pubblico allora giustifica quel continuo rinnovarsi della battuta e lo sposa completamente. In teatro usiamo un'altra locuzione, la parola courage, che è forse l'unica che diciamo. Viene giustificato dal fatto che Dandy Danno, imbranato com'è, si dà forza per approcciare Diva G, creando quel rapporto con il pubblico. Diventa il filo che lega il pubblico a te. È importante creare qualcosa che ti lega. Dobbiamo però stare attenti. Non bisogna abusare continuamente del tormentone che ti sei scelto, ma dosarlo. Se dobbiamo entrare nella nostra Bibbia del comico, posso dirti il piccolo segreto che lo fa funzionare.
avvicinati. Il segreto è che devi fare in modo che il pubblico se ne dimentichi. Cioè, devi creare quello spazio di tempo da quando lo fai alla volta successiva, il giusto tempo che il pubblico non se ne ricordi più. Se la prima volta hai saputo usarlo e hai fatto ridere la gente, ora devi prendere il tempo giusto che la gente se lo dimentichi e sfoderarlo quando meno se lo aspetta. Torniamo sempre sul mio. Io uso il mio tormentone all'inizio e lo porto avanti. Poi da metà spettacolo non lo uso più e lo sfodero nel finale. Ecco, lo spazio che intercorre tra metà spettacolo e la fine, il pubblico lo ha dimenticato. Dunque, quando lo rifaccio alla fine, il suo valore è ancora più forte. Tanti artisti hanno costruito la loro carriera sul tormentone. Per farti un esempio più lampante, è Eddie Murphy. La sua risata è conosciuta da tutti. Quello era il suo tormentone. Ma non basta solo questo. Serve anche molto di più per far ridere la gente, ricordandoti che sta nell'intenzione giusta la grande differenza per essere un vero comico. Ma questo è un argomento che ha bisogno di essere sviluppato, ha bisogno di tempo e studio per essere affrontato. Ma devi sapere che senza l'intenzione tutto ha un valore diverso. Il tormentone è una formula comica eccezionale. Non abusarne e ascolta il mio piccolo suggerimento. Trova il tuo tormentone, non ti limitare e mandaci anche un tuo piccolo video sul tuo tormentone. Potremo svilupparlo insieme.